Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa maglia realizzata in cotone con questo punto traforato e questo bellissimo filato sfumato. È una semplicissima lavorazione a pannello, quindi per quel che riguarda l'adeguamento della taglia è sufficiente prendere la misura più forte che avete o seno o fianchi e dividerla per due. Da lì potete costruire il vostro pannello. Ovviamente dovete tenere presente il multiplo del punto. Ho voluto realizzare questa scollatura un pochino abbassata in modo che resti sia barca però non tagli il collo, quindi andando incontro alla stagione più calda sicuramente darà meno fastidio. Per quel che riguarda la manica ho voluto realizzare una manica corta ma non cortissima. Ovviamente questi sono tutti dettagli che adatterete al vostro gusto. Per quel che riguarda le misure definitive e il consumo del materiale vi mando a fine tutorial. Per questo progetto andrò ad utilizzare questo filato che è un prodotto BBB Amigurumi Print ed è un fiocco di cotone egiziano gasato e mercerizzato. Ho scelto questa variante sfumata color albicocca. Sono andata a lavorarlo con un uncinetto numero 3,5. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, un ago da lana, una forbice ed alcuni marcapunti. E adesso andiamo a lavorare. Per prima cosa vado a fare una serie di catenelle tenendo in considerazione che il punto che andremo ad effettuare avrà bisogno di un multiplo di 12 più 1. Io andrò a montarne 109 che sono appunto un multiplo di 12 più 1. Fatto il mio nodino iniziale inizio a fare le catenelle. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e vado avanti fino a 109. Realizzate le mie 109 catenelle, ne faccio una aggiuntiva per poter tornare indietro. Entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto e vado a fare un punto basso, dopodiché entro nella costina più esterna del punto basso che abbiamo effettuato, prendo il filo e ne faccio un altro. Questo sarà il mio inizio, cioè il mio primo punto alto. Dopodiché vado a ripassare tutte le catenelle a punti alti. Alla fine della riga dovremo avere lo stesso numero di punti alti delle catenelle iniziali. Nel mio caso saranno 109. Quindi vado avanti a lavorare ogni catenella che incontro con un punto alto finché non sono arrivata alla fine. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Una volta ripassate tutte le mie catenelle a punto alto, giro il lavoro, vado a fare nel punto che ho subito sotto punto basso su punto basso, questo sarà il mio primo punto alto, dopodiché faccio una catenella di separazione, salto un punto di base e entro nel successivo. Faccio una catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello dopo. Catenella, prendo il filo, salto un punto, entro nel punto dopo, faccio un punto alto, catenella, prendo il filo, salto il punto, entro nel punto che viene dopo, punto alto, e vado a ripassare tutta la riga in questa maniera, alternando una catenella a un punto alto e saltando un punto di base della riga precedente. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Terminata la riga numero 2, andremo ad iniziare la riga numero 3. Quindi giro il mio lavoro, vado a fare punto basso su punto basso e questa riga non sarà altro che una riga di punti alti, quindi per ogni punto che troviamo andremo a fare un punto alto. Ne ho appena fatto uno nello spazio formato dalla catenella, dopodiché entro nel punto alto successivo, faccio un punto alto, entro nello spazio creato dalla catenella, faccio un punto alto, entro nel punto alto, quindi vado a lavorare punto su punto fino a fine riga.
Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho terminato la riga numero 3, ora passiamo alla riga numero 4. Vado a fare punto basso su punto basso in sostituzione del mio primo punto alto e adesso vado a fare 2 catenelle. Prendo il filo, salto 2 punti di base, entro nel numero 3 e vado a fare un punto alto. Dopodiché mi sposto direttamente nel terzo punto, quindi 1, 2 e 3, e nello stesso punto di base vado a fare un punto alto, una catenella, rientro, faccio un secondo punto alto, una catenella, entro di nuovo e faccio un terzo punto alto per un totale di 3 punti alti separati da una catenella. Quindi avremo 3 punti alti e 2 catenelle. Prendo il filo, mi sposto nel terzo punto utile e vado a fare un punto alto. 2 catenelle di separazione, entro nel terzo punto, faccio un punto alto, vado a fare altre 2 catenelle di separazione, entro nel punto numero 3, faccio un punto alto. Dopodiché prendo il filo, mi sposto nel punto numero 3, vado a fare il gruppetto di un punto alto, una catenella, rientro, faccio il punto alto numero 2, una catenella, entro un'altra volta, faccio il punto alto numero 3. Prendo il filo, mi sposto nel terzo punto utile, vado a fare punto alto, 2 catenelle di separazione, salto 2 punti di base, entro nel numero 3, faccio il punto alto, 2 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel terzo, faccio un punto alto, mi sposto, prendo il filo, mi sposto nel punto numero 3, vado a fare il mio gruppetto di 3 punti alti separati tra di loro da una catenella nello stesso punto di base. Prendo il filo, mi sposto nel terzo punto utile, faccio le mie 2 catenelle, entro nel terzo punto utile, faccio il punto alto, 2 catenelle, entro nel terzo punto che ho a disposizione e faccio il punto alto, dopodiché vado a fare il mio gruppettino, quindi conto 1, 2 e 3, entro nel terzo, punto alto, una catenella, rientro, un punto alto, una catenella, entro per l'ultima volta nello stesso punto di base e faccio il mio terzo punto alto. Prendo il filo e mi sposto nel terzo punto disponibile con un punto alto e ripeto 2 catenelle, entro nel terzo punto utile con un punto alto, 2 catenelle, entro nel punto numero 3 con un punto alto e quando ho realizzato il mio terzo punto alto mi sposto nel punto alto numero 3 del giro sottostante e vado a fare il mio gruppo di un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto. Dopodiché mi sposto nel punto numero 3 e faccio il mio punto alto e proseguo in questa maniera. Ho terminato la mia riga e ho terminato come ho cominciato. Abbiamo iniziato con un punto alto, 2 catenelle, un punto alto e ho terminato con un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. A questo punto giro il mio lavoro entro nel punto che ho subito qua sotto con il punto basso e ne faccio
uno incolonnato, aggiungo una catenella di separazione, entro non in questo punto alto, nel primo punto alto del gruppo di 3. Quindi questo qui lo saltiamo le 2 catenelle, saltiamo il punto alto, entriamo nel successivo e andiamo a fare 3 punti alti nello stesso punto di base. Dopodiché mi sposto nel punto successivo, quindi salto la catenella, entro nel punto successivo e vado a fare 3 punti alti nello stesso punto. Di nuovo prendo il filo ed entro nell'ultimo punto alto del gruppo di 3 e vado a fare i miei 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo e vado nel punto alto centrale, quello tra i gruppi di 2 catenelle, quindi qui ne abbiamo uno, lo saltiamo, le 2 catenelle le saltiamo, entriamo in questo punto qua e facciamo un punto alto. Catenella di separazione, prendo il filo e vado nel primo punto alto del gruppo di 3, quindi qui abbiamo le 2 catenelle, le lascio stare, qui abbiamo il punto alto, lascio perdere, entro nel successivo e vado a fare i miei 3 punti alti. Prendo il filo, salto la catenella, entro nel punto alto centrale del gruppo di 3 e vado a fare i miei 3 punti alti. Prendo nuovamente il filo, entro nell'ultimo punto utile del gruppo di 3 e vado a fare i miei 3 punti alti. Dopodiché aggiungo la mia catenella di separazione, entro in questo punto qua, quello in mezzo tra le 2 catenelle, e faccio un punto alto. Catenella di separazione, prendo il filo e ripeto. Quindi entro nel punto numero 1 del gruppo di 3 punti alti, salto le 2 catenelle, salto questo, entro qui e vado a fare i 3 punti alti nel punto numero 1, tre punti alti nel punto numero 2, tre punti alti nel punto numero 3. Catenella di separazione, prendo il filo, entro in questo punto qui centrale, quindi qui abbiamo le 2 catenelle, qui abbiamo le 2 catenelle, entro nel punto che c'è in mezzo, faccio un punto alto, catenella di separazione e ripeto la sequenza. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho lavorato l'ultimo gruppetto di punti alti, ora vado a fare la mia catenella di separazione ed entro nell'ultimo punto disponibile della riga con un punto alto. Dopodiché giro il mio lavoro, entro nel punto che ho subito qua sotto, faccio punto basso su punto basso in sostituzione del mio primo punto alto, dopodiché entro nel punto alto numero 1, quindi qui c'è la catenella, la salto, faccio un punto alto chiuso a metà, entro nel numero 2 e ne faccio un altro chiuso a metà, entro nel numero 3 e ne faccio un terzo chiuso a metà, prendo il filo, ricordate ho 4 anellini sull'uncinetto, prendo il filo e li chiudo tutti e 4, dopodiché vado a fare 4 catenelle di separazione, riprendo il filo, entro nel punto alto successivo, faccio un punto alto chiuso a metà, entro in quello dopo, faccio un punto alto
chiuso a metà, entro in quello dopo ancora, faccio un altro punto alto chiuso a metà, mi ritrovo con 4 azuline sull'uncinetto, prendo il filo e le vado a chiudere tutte e 4 insieme. Faccio le mie 4 catenelle di separazione, prendo il filo e ripeto nel terzo gruppetto la stessa sequenza, quindi punto alto chiuso a metà, un secondo punto alto chiuso a metà e un terzo punto alto chiuso a metà. Prendo il filo e chiudo tutte e 4 le asole insieme. Dopodiché prendo il filo e vado a fare un punto alto nel punto alto che abbiamo subito dopo. Dopodiché riprendo il filo e mi sposto nel punto alto successivo e ripeto la sequenza. Un punto alto chiuso a metà nel primo punto, un punto alto chiuso a metà nel secondo, un punto alto chiuso a metà nel terzo. Ho 4 asoline, prendo il filo e le chiudo tutte e 4 insieme. Faccio le mie 4 catenelle, entro nel gruppo successivo e rifaccio la stessa cosa. Punto alto chiuso a metà numero 1 nel primo punto, punto alto chiuso a metà numero 2 nel secondo punto, punto alto chiuso a metà numero 3 nel terzo punto. Vado a chiudere tutte e 4 le asoline insieme, faccio 4 catenelle e riprendo. Nel terzo gruppo vado a fare la stessa cosa. Vado a fare i miei 3 punti alti chiusi a metà, uno per punto, dopo vado a chiudere tutte e 4 le asoline insieme. Prendo il filo e vado nel punto alto successivo con un punto alto. Riprendo il filo e vado nel punto alto numero 1, faccio punto chiuso a metà, nel numero 2 punto chiuso a metà, nel numero 3 punto chiuso a metà. Prendo il filo, chiudo tutto. 4 catenelle. Di nuovo entro nel gruppetto in mezzo, punto alto chiuso a metà, un altro punto alto chiuso a metà e il terzo punto alto chiuso a metà. Prendo il filo, chiudo tutto, 4 catenelle. Entro nel primo punto dell'ultimo gruppo, faccio un punto alto chiuso a metà, ne faccio un secondo nel numero 2, ne faccio un terzo nel numero 3 e chiudo tutti insieme. Prendo il filo, vado nel punto alto, faccio un punto alto, dopodiché prendo il filo e riprendo la sequenza fino a fine riga. Ho realizzato l'ultimo gruppo di 3 punti alti chiusi insieme, ora prendo il filo e vado a chiudere la mia riga con un punto alto. Dopodiché giro il lavoro e vado a ripassare tutta questa riga a punti alti. Quindi entro nel punto che ho subito sotto, vado a fare punto basso su punto basso e ho fatto il mio primo punto alto. Dopodiché entro nel gruppo di 3 punti alti chiusi insieme e faccio un punto alto. Qui ho l'archetto di 4 catenelle e vado a fare 4 punti alti nell'archetto. Qui ho un secondo gruppo di 3 punti alti chiusi insieme, vado e faccio un punto alto. Ho l'archetto, ne faccio 4. Dopodiché ho un nuovo gruppo di 3 punti alti, entro e faccio un punto alto. Qui ho il punto alto da solo, mentre faccio un punto alto. Praticamente devo lavorare un punto alto su ogni punto che ho a disposizione. Qui ho il primo gruppo di 3 punti alti chiusi insieme, punto alto. Qui ho l'archetto di 4 catenelle, quindi farò 4 punti alti. Qui ho i 3 punti alti chiusi insieme, ne vado a fare uno. Qui ho l'archetto di 4 catenelle, vado a fare 4 punti alti.
entro nel gruppo di 3, faccio un punto alto, qui c'è il punto alto da solo, entro, faccio un punto alto, il gruppo di 3 successivo, entro, faccio un punto alto, l'archetto di 4 catenelle, vado a fare 4 punti alti. Ho il mio gruppettino di 3 punti chiusi insieme, entro e ne faccio uno di punto, entro nell'archetto, vado a farne 4. Qui ho un gruppo di 3 punti chiusi insieme, ne faccio uno, qui ho il punto alto, ne faccio uno e vado avanti con questa sequenza fino a fine riga. Andremo a lavorare un punto alto sui 3 punti alti chiusi insieme, 4 in ogni archetto di 4 catenelle e un punto alto sul punto solitario che abbiamo tra un gruppo di punti e l'altro. Ho terminato anche questa riga di lavorazione. Adesso tutto riparte dalla seconda riga, quindi andremo a ripetere esattamente questa sequenza dalla seconda riga in poi finché non avremo raggiunto la misura del pannello che desideriamo. Io credo che arriverò intorno ai 55 centimetri. Ci vediamo quando sono arrivata lì. Ho lavorato per 8 motivi completi e mi sono fermata al giro con i gruppi di 3 punti alti chiusi insieme ed in totale il pannello misura 52 centimetri e mezzo in altezza, quindi mi va bene. Ora, siccome l'ultimo giro resterà la parte del bordo inferiore, andremo a rifinire in questa maniera. Giro il lavoro, il primo punto qua sotto faccio un punto basso. Dopodiché vado a lavorare punto su punto, entro dei punti alti chiusi insieme, faccio un punto alto, nell'archetto di 4 catenelle faccio 4 punti alti, qui ho il punto dei 3 punti chiusi insieme, faccio un punto alto, nell'archetto vado a fare i miei 4 punti alti, qui ho il gruppo di 3 punti chiusi insieme, faccio un punto alto e nel punto alto centrale, questo anziché fare un altro punto alto vado a fare un punto basso. Praticamente andremo a ripetere questo giro, questa riga, al posto di fare il punto alto dove c'è il punto alto centrale e il punto alto all'inizio e alla fine, vado a fare un punto basso. Quindi sono al punto basso che ho appena realizzato, vado qui dove ci sono i 3 punti alti chiusi insieme e faccio un punto alto. Nell'archetto vado a fare i miei 4 punti alti, dopodiché trovo i 3 punti chiusi insieme, faccio un punto alto, dopo ho l'archetto, faccio 4 punti alti, ho i 3 punti chiusi insieme, faccio un punto alto, qui ho questo punto alto in mezzo ai gruppi di punti chiusi insieme, faccio il punto basso e riparto. Qui ho il punto alto, qui ho i 3 punti chiusi insieme, ho fatto il punto alto, qui ho l'archetto, ne vado a fare 4, qui entro e ne faccio 1, qui ho l'archetto, ne faccio 4, qui ho i 3 punti chiusi insieme, vado a fare il punto alto, qui ho questo punto da solo, in mezzo ai gruppi di punti alti chiusi insieme faccio un punto basso e andiamo a terminare la riga in questa maniera. Ci vediamo quando ho finito. Ho realizzato l'ultimo punto alto, ora sono sull'ultimo punto della riga e vado a chiudere come ho iniziato, con un punto basso. Faccio la mia catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo.
abbiamo terminato il nostro pannello. Adesso andremo a fare il pannello, questo è il pannello del dietro, faremo il pannello del davanti. Andiamo a portare la riga dove ci sono le catenelle in alto, qui ci agganceremo con le spalle. Portiamo il pannello dal dritto, e per dritto intendo dove ci sono le righe di punti alti, questo sarà il nostro dritto, cioè i punti alti dal dritto saranno il dritto del nostro pannello. Ho già preso le misure per la scollatura, quindi ho piegato in due, ho centrato alla metà e ho misurato 14 cm per parte, quindi dalla metà verso un marcapunti 14 cm, dalla metà verso l'altro marcapunti 14 cm. Dopo sono andata a contare i miei punti in modo che le due spalle siano uguali e il centrale del pannello, quindi l'apertura del collo, sia centrata. Vado a prendere l'uncinetto, faccio il mio nodino iniziale, entro nel punto, proprio al centro del punto. Adesso qui sto facendo un po' di confusione con le codine, ma ne usciamo, giuro ne usciamo. Ok. Faccio il mio punto basso su punto basso, che sarà il mio primo punto alto, dopodiché vado a ripassare a punti alti fino al marcapunti, facendo venire l'ultimo punto alto in linea con il punto alto del punto rete, perché dovremo tornare indietro facendo una riga di punto rete. Quindi entro a metà del punto, vado a fare un punto alto, una codina me la porto dietro così almeno ne ho una in meno da nascondere dopo. Entro proprio nel centro del punto alto, vedete qui ci sono le due gambine, chiamiamole così. Io entro a metà. E quindi vado a lavorare punto su punto finché arrivo al marcapunti. Sono arrivata al marcapunti, vedete l'ultimo punto alto è proprio in linea con questo punto. In questo modo posso girare il lavoro Una volta fatto il punto che è in sostituzione del mio primo punto alto, faccio una catenella di separazione, salto il punto di base e vado a lavorare un punto e una catenella, un punto sì, un punto no, fino alla fine del nostro pezzettino di spalla. Ho fatto il mio pezzettino di punto rete, adesso vado a ripassare a punti alti. Quindi ogni punto che incontro vado a fare un punto alto. Qui ho la catenella, entro nello spazio creato dalla catenella, faccio un punto alto, e qui ho il punto alto, faccio un punto alto, qui ho la catenella, faccio il punto alto e via via finché sono arrivata a fine di questo pezzettino. Ho terminato l'ultimo pezzettino a punti alti. Cosa faccio? Allungo l'asola, prendo un marcapunti e lo lascio lì così. Dopodiché mi sposto nel marcapunti, togliamo quello centrale che non ci serve più, quindi nel marcapunti successivo, e vado a fare la stessa operazione. Quindi ho preso un altro gomitolo, faccio il mio nodino di sicurezza, parto dal marcapunti, quindi lo tolgo, entro al centro del punto marcato, faccio il mio primo punto che è punto basso su punto basso, dopodiché vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto di là, solo che mi fermo al secondo giro, cioè al punto rete. Quindi vado a fare questo pezzettino di riga, dopodiché faccio il ritorno e ci vediamo quando sono arrivata lì. Realizzato il pezzettino di punto rete, qui andremo a tagliare il filo, quindi taglio un pezzettino di filo, faccio il nodino di sicurezza
E siamo in questa situazione. Da questa parte abbiamo punti alti, punto rete, punti alti con la fine lavoro fermata da un marcapunti. Da questa parte abbiamo punti alti e punto rete. Adesso dovremo con questo filo fare un numero di catenelle per arrivare qui e proseguire con i punti alti. Però dovremo fare un piccolo calcolo. Siccome le catenelle iniziali, nel mio caso, ne ho realizzate 109, dopodiché ho realizzato l'apertura delle spalle, quindi ho marcato il centro, qui sono 14 centimetri, 14 centimetri per parte, quindi per un totale di 28. E qui sono andata a realizzare 27 punti da una parte e 27 punti dall'altra. Quindi nello spazio dove ho lavorato ho fatto 27 punti alti di qua, 27 punti alti di là. A questo punto noi dovremmo fare 27 più 27 che è uguale a 54 e dovremo togliere questo 54 dal 109 per vedere le catenelle che dobbiamo mettere, cioè le catenelle che dobbiamo inserire qui. Quindi abbiamo un 109 al quale dobbiamo togliere 54 e fa 55. Quindi andremo a mettere 55 catenelle, dopodiché proseguiremo con il pezzetto di riga di punti alti che non abbiamo fatto. Quindi vado a prendere il mio uncinetto, tolgo il mio marcapunti e vado a fare le 55 catenelle mancanti. Una volta realizzate le 55 catenelle, facciamo attenzione che siano tutte dal dritto, quindi mettiamo la catenella bella piatta e vado a posizionarmi con un punto alto nel primo punto disponibile dalla parte opposta, dall'altro pezzettino delle spalle praticamente. E vado a fare i miei 27 punti alti. Nel mio caso sono 27, nel vostro saranno magari anche per voi 27 o di più o di meno, ecco. In questa maniera abbiamo realizzato la nostra scollatura e unito le spalle. Praticamente abbiamo unito i due pannelli prima che i due pannelli fossero completi. Adesso ripartiamo con il motivo. Vado a fare il mio punto basso su punto basso, 2 catenelle di separazione, salto 2 punti di base, mi sposto nel terzo punto utile, faccio punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, mi sposto nel terzo punto utile, faccio il punto alto, 2 catenelle, entro nel terzo punto, faccio il punto alto, 2 catenelle, entro nel punto numero 3, punto alto, mi sposto nel punto numero 3, faccio punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, mi sposto nel punto numero 3, faccio il mio punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nel terzo punto utile, faccio il punto alto, 2 catenelle di separazione, qui abbiamo solo 2 punti, quindi dobbiamo contare le catenelle come se fossero punti, quindi 1, 2, entro nel terzo punto utile che è la catenella. Dopodiché qui dovremo ragionare con le catenelle, 1, 2, 3, entreremo nella terza catenella e andremo a fare punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto. Dopodiché ci sposteremo nella catenella numero 3 e andremo a fare il nostro punto alto. 2 catenelle di separazione, ci spostiamo nella catenella numero 3, andiamo a fare il punto alto, 2 catenelle di separazione, ci spostiamo di nuovo nella catenella numero 3. Qui la catenella è dal rovescio, se fate fatica a vedere dove entrare la ruotate un pochino a seconda se volete entrare da sotto o da sopra. Io entro sempre nella costina sotto, quindi
la ruoto un pochino, vedo dove entrare, faccio il mio punto alto e vado avanti poi finché non avrò lavorato gli stessi motivi del pannello dietro. Sono arrivata praticamente alla fine delle catenelle, ora dovremmo fare inversamente a quanto abbiamo fatto qua, quindi conto le mie 2 catenelle, entro nella terza disponibile e faccio il mio punto alto. 2 catenelle, 1 2 3, entro nel terzo punto, faccio il punto alto, 2 catenelle, entro nel punto numero 3, dopodiché entro nel terzo punto, vado a fare il mio gruppetto e via via finché arriviamo alla fine. Dopodiché riprendiamo col nostro motivo normale fino a che raggiungiamo la misura del pannello dietro. Ci vediamo quando ho terminato anche il pannello davanti. Ho finito anche il davanti e sono andata a rifinire con l'ultimo giro in questa maniera, così come ho fatto sull'altro pannello. Ora andremo a realizzare le maniche, quindi apro il mio lavoro, individuo l'unione della spalla, che è questa, praticamente dove abbiamo finito il pannello del dietro con i punti alti, abbiamo iniziato il pannello del davanti con la spalla con i punti alti, quindi il centro di questi 2 punti sarà la nostra unione delle spalle e la andiamo a marcare. Dopodiché vado a individuare lo scalfo manica, farò circa 19 cm per parte, quindi dalla metà vado, prendo un marcapunti e marco i 19 cm. Dopodiché vado a marcare 19 cm dall'altra parte. Conto i motivi, ok, e sono gli stessi. Vado a riportare le misure dall'altra parte del lavoro, quindi anche di qui vado ad individuare l'unione della spalla, che è questa, metto il mio marcapunti. A questo punto avvicino l'altra parte, vado a contare i motivi, so che sono 3 motivi, il marcapunti l'ho messo dopo i punti chiusi insieme, quindi quella riga lì, vado a marcare la stessa riga e così faccio anche nell'altro pannello. Fatto questo, prendo l'uncinetto e il filo, vado a ripassare a punti alti tenendo presente che il multiplo che andremo ad utilizzare è di 12 più 1, quindi dovremo mediare tra il multiplo e la misura dello scalfomanica. Quindi prendo il mio uncinetto, entro dove ho il marcapunti, faccio punto basso su punto basso. Dopodiché vado a lavorare 2 punti alti per ogni barretta che abbiamo a disposizione, entrando nel centro del punto, quindi vado a fare un punto alto. Anche qui non giro intorno alla barretta in questa maniera, entro nella metà, vado a fare un punto alto, passo nella barretta successiva, entro a metà del punto, vado a fare un punto alto, entro nello spazio successivo, vado a fare un punto alto, passo nella barretta successiva, entro in mezzo al punto, faccio un punto alto, così nello spazio successivo, mi sposto nella barretta che viene dopo, vado a fare i miei 2 punti alti, nel frattempo porto con me la codina così non ce l'ho da nascondere dopo, e via via vado a fare 2 punti alti per ogni punto in orizzontale che ho a disposizione. Ci vediamo quando ho finito di ripassare di punti alti tutto lo scalfomanica e vi dirò esattamente quanti ne ho realizzati.
Ho ripassato tutto il mio scalfo a punti alti e ne ho realizzati in tutto 73, che sono perfetti per il mio multiplo di 12 più 1. Una volta ripassato il lavoro, andiamo a riprendere il nostro punto, quindi faremo una seconda riga di punto rete. Una volta ripassata tutta la riga punto rete, torneremo indietro a punti alti e riprendiamo con la sequenza del punto. Ci vediamo quando ho realizzato la mia manica. Ho realizzato tutte e due le maniche ed ho lavorato un totale di 3 moduli completi, dopodiché sono andata a rifinire con la smerlatura che abbiamo fatto in tutti e due i pannelli. Ovviamente io ho scelto una manica corta, voi potete decidere la lunghezza della manica che desiderate, potete fare una manichina appena accennata, una manica corta fino al gomito, 3/4 o anche manica lunga, perché no, magari per le sere un pochino più fresche. Detto questo vado a fare la mia catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo un pochino lungo per poi fare la cucitura sui fianchi. Quindi ho calcolato più o meno una volta e mezzo il fianco completo. Prima però di passare alla chiusura dei fianchi andiamo a rifinire il collo. Prendo filo e uncinetto, entro in un punto qualsiasi nella parte dietro del collo, in questo modo la chiusura del giro resterà più nascosta, e vado a fare un punto basso. Non farò altro che ripassare di punti bassi tutta la scollatura, quindi ogni punto che ho a disposizione vado a lavorare un punto basso. Qui ho 3 righe di lavorazione dove il punto mi si presenta in orizzontale. Vado a fare quello che ho fatto per le maniche, praticamente ogni barretta vado a lavorare 2 punti bassi. Ora mi ritrovo sulla parte del davanti e semplicemente vado a lavorare dove trovo il punto alto, un punto alto. Dopo il punto alto ho le 2 catenelle. Qui ho il gruppo di 3 punti alti, entro e faccio un punto basso. Dove ho le 2 catenelle faccio le 2 catenelle. Dove ho il punto alto entro e faccio un punto basso. Qui ho le 2 catenelle, faccio i punti bassi, uno per catenella. Dove ho il punto alto faccio un punto basso, 2 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, il gruppo di 3 e faccio un solo punto basso e via via vado a riempire tutto il collo in questa maniera. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Ho realizzato l'ultimo punto basso, adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo e abbiamo sistemato anche la nostra scollatura. L'abbiamo rifinita. Adesso giro il lavoro con il diritto all'interno, quindi metto la maglia dal rovescio e vado a chiudere i fianchi, quindi vado a prendere il pezzo di filo, l'ago da lana, prendo le 2 parti, vado a prendere il punto intero da una parte e il punto intero dall'altra, entrando da dietro e uscendo da davanti. Vado nel punto successivo sia da un pannello che all'altro pannello, entrando da dietro
e uscendo sempre da davanti vado a prendere il punto successivo da entrambi i lati, entro da dietro, esco da davanti, mi sposto nel punto successivo, faccio la stessa cosa, entro nel punto successivo, faccio uguale. Praticamente andremo a chiudere tutti e due i fianchi in questa maniera, prendendo il punto intero da entrambi i lati e passando da dietro col lago, uscendo sul davanti. Ci vediamo quando ho terminato tutti e due i fianchi per vedere poi la maglia finita. Ed ecco la maglia finita, è semplice nella sua esecuzione, semplice e particolare il punto che abbiamo adottato e gradevole la scollatura, che pur essendo una scollatura a barca l'abbiamo lasciata un pochino più scesa in modo da non tagliare il collo. Per quel che riguarda misura e consumo, questa è una taglia ML e misura 49 cm di larghezza, 53 cm e mezzo di altezza. La manica, ho voluto realizzare questa manica né corta e neanche fino al gomito, misura 20 cm. In tutto ho usato 360 grammi di filato, quindi considerando che i gomitoli che sono andata ad usare sono di 50 grammi l'uno, ne ho usati 7 interi e l'ottavo l'ho appena usato, praticamente questo è quello che mi è rimasto dell'ottavo. E adesso andiamo a vedere la maglia all'indosso e ci vediamo alla prossima. Ciao!